Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono tornata oggi con un tutorial davvero saporito. Parleremo infatti dei punti Kogo. Spesso ricevo richieste per quanto riguarda i GPS con l'inclinometro. Cosa ne penso? Se sono utili, se ne valgono la pena, parliamone. Senza scendere troppo nel dettaglio di tecnicismi o dei vari modelli disponibili sul mercato, il mio consiglio, se avete un budget limitato, è evitare di comprare GPS costosi con la promessa che vi risolveranno tutti i problemi, perché non è così. Spesso basta avere qualche accuratezza in più per poter avere gli stessi risultati, se non migliori. Quindi oggi voglio insegnarvi, per chi di voi ancora non ne era a conoscenza, i famosissimi punti Kogo, che ci risolvono in pochi secondi un problema gigante. Sono coordinate geometriche ottenute con calcoli completamente in automatico dal software che utilizzate. Questi calcoli sono possibili grazie alla distanza, all'azimut e alle posizioni del punto. Vi sarà possibile anche vedere graficamente il punto che avrete ottenuto. Questo menu in realtà racchiude vari metodi per calcolare le coordinate. Oggi mi voglio concentrare sul calcolo del punto distanza a distanza, che è quello più semplice e veloce, che sicuramente vi tornerà utile. Questo metodo può tornarmi utile in quelle situazioni in cui il GPS non prende il segnale, quindi non va in fisso e non vi permette di battere il punto. Mi viene in mente uno spigolo di fabbricato o per esempio se siete vicino a grossi alberi che vi coprono la visuale del cielo e quant'altro. Per il video di oggi ho scelto appositamente Trimble Survey vecchia versione in modo tale che tutti, anche quelli che hanno una versione meno recente, riescono a effettuare questa operazione e quindi impararla. Se avete anche Trimble Access, il metodo è meno male sempre lo stesso, ma se avete qualsiasi problema ricordatevi di scrivermi nei commenti e vi aiuterò volentieri. Per completezza di informazione voglio mostrarvi anche la strumentazione che utilizzerò oggi. Abbiamo un R8 Model 2 GLONASS e un Trimble TSC2 che vi ho mostrato prima. Per misurare la distanza utilizzerò un disto della Trimble. Sia chiaro, non dovete avere per forza un disto per eseguire queste operazioni, va bene anche un'asta graduata, un metro o qualunque cosa che serva per misurare. Io per comodità e velocità utilizzo questo qui. E adesso bando alle ciance e iniziamo subito. Per calcolare le coordinate di un'intersezione utilizzando il metodo intersezione distanza-distanza di cui vi ho parlato prima e determinare quindi un ipotetico punto 103, avremo bisogno di due punti noti, 101 e 102, e la distanza tra il punto 101 e il punto 103 e la distanza tra il punto 102 e il punto 103. Per questo calcolo otterremo due soluzioni, la soluzione 103 e la soluzione 104. Iniziamo con il rilievo normale, battiamo qualche punto giusto per riscaldarci. Creeremo un nuovo lavoro, lo chiamo Kogo, premiamo Enter e abbiamo subito il rilevamento. Lo sto utilizzando in modalità rover. Una volta inizializzato possiamo passare al primo punto che chiamo 100. Inserisco l'altezza della palina, 1,90, e vado a posizionare la palina sul punto che voglio battere. Probabilmente voi non li vedete, ma nel cortile ho piantato qualche chiodo qua e là giusto per avere dei riferimenti. Proseguiamo con il punto 101. Altezza sempre uguale. Punto 102 e continuo così ancora con un paio di punti. Ed ora arriva il bello, voglio battere questo spigolo di fabbricato. Sposto la palina e una volta posizionato il GPS ovviamente è andato in modalità mobile. Questo significa che non ho la precisione per poter battere il punto. Allora che fare? Utilizziamo i punti Kogo. Scegliamo un punto vicino allo spigolo di fabbricato, quindi il punto che vogliamo battere. Ora dal controller usciamo dal rilievo e dal menu principale selezioniamo Kogo, calcola punto. Nel campo metodo selezioniamo intersezione distanza-distanza. Digitare il nome del punto di inizio. Per farlo posso cliccare direttamente sulla freccetta e premere su misurare. Adesso premo misurare e il punto verrà registrato automaticamente. Ora
Ora devo misurare la distanza orizzontale dal punto 104 allo spigolo di fabbricato. Per farlo utilizzo il disto, che è super comodo e veloce. Una volta acceso lo posiziono attaccato alla palina e punto verso lo spigolo. Abbiamo subito il risultato, 2 metri e 625 cm. Inseriamolo nei parametri. Passiamo al punto 2, che chiamerò 105, ed eseguiamo le stesse identiche operazioni. Prima di misurare ricordatevi di posizionare la palina nel punto 2. Io mi sposto qualche metro più a destra. Una volta messo in bolla possiamo battere il punto e infine misurare la distanza con il disto. Tenete presente che se non avete un disto potete utilizzare 1 metro o una riga graduata, o quello che volete insomma. 3 metri e 209 cm. Inseriamo il dato e confermiamo. A questo punto basta cliccare Calc, quindi calcola, ma tenete presente che per questo calcolo ci sono 2 soluzioni. Cliccate Altro per vedere la seconda soluzione. Una volta confermato quello corretto, possiamo memorizzare il punto nel database. Ricordatevi che i risultati sono visibili anche in mappa, infatti premendo mappa qui a destra potete dare un'occhiata ai risultati del calcolo. Facile e veloce, non è vero? Ma non è tutto, esporto i dati in KML, così vi mostro il rilievo tramite Google Earth. Inserisco il file nella chiavetta e dalla chiavetta al computer. Ci vediamo in studio? Eccomi ragazzi, andiamo subito a vedere il lavoro. Apriamo Google Earth, clicchiamo su queste 3 barrette in alto, progetti, apri, importa file KML dal computer, seleziona il file, io lo avevo chiamato Kobo, ed ecco qui che ci porta subito al luogo in cui abbiamo effettuato il rilievo. E giustamente controllando direi che è quasi precisissimo. Devo dire che il punto 106 è precisamente dove dovrebbe essere, quindi sullo spigolo di fabbricato. Direi che non ci possiamo lamentare. Il tutorial di oggi termina qui. Vi ringrazio per averci seguito, spero che abbiate imparato ad eseguire questa operazione perché credetemi può tornarvi veramente utile in quelle situazioni in cui il GPS non prende. Al posto di spendere miliardi per GPS super sofisticati potete risparmiare magari qualcosina e investire un po' di più nello studio, anzi nel guardare i nostri tutorial e imparare questi trucchetti per ovviare ai vostri problemi quotidiani. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Noi invece ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!